Bentornati! Allora, oggi, come si vede, dock Nintendo Switch, ok? È una dock che ho già aperto in passato, ho scoperto che si era bruciato un chip, ho ordinato il chip, oggi è arrivato il chip e andremo a cambiare il chip, ok? Quindi, vale la pena lavorare su queste dock? Sì e no, cioè nel senso usate si possono trovare per lo stesso prezzo a cui vengono fatte le riparazioni sulle dock, quindi boh, è un po' come dire se volete tenervi la dock vostra che è arrivata insieme alla console eccetera e volete tenervela perché sapete che quella lì è la vostra, piuttosto che andare a prenderne da altre parti che magari funziona, non si sa, farla riparare. Io sono sempre, come dire, a favore delle riparazioni, piuttosto che andare a comprare usato da altre parti. Nuovo, se non sbaglio, costa circa un'ottantina di euro, 80 euro circa, quindi ha un po' il suo bel valore. Una riparazione così 30-40 euro circa, tanto componenti interni ne ha pochissimi, quindi le riparazioni non dovrebbero mai costare così tanto. Quindi andiamo a smontare la dock, andiamo a prendere la piccola schedina che è qui sotto, ok? Qui sotto c'è la piccola schedina e andiamo a cambiare il componente e vediamo se torna a funzionare. Questa qui, come ho detto prima, già aperto perché è arrivata non funzionante. Teoricamente non doveva essere anche questo pezzo non funzionante perché l'ho acquistata in un precedente video, ok? A cui ho riparato la Nintendo Switch. Anche questo pezzo qua era incluso insieme nel lotto e tecnicamente non doveva non funzionare, doveva essere funzionante, quindi vabbè, poi mi sono ritrovato con un pezzo non funzionante. Ok ragazzi, allora svitiamo le viti che si vedono lì e ci sono 4 viti qui, 4 viti qui e poi possiamo cominciare. Allora, per questo lavoro serve il semplicissimo cacciavite Tri-Wing classico utilizzato per tutte le cose Nintendo praticamente. E forse, se non ricordo male, adesso io qua ho pure perso una vite. Ci sono 4 viti lunghe e 4 viti corte. Fate anche attenzione se dovete mai smontare una dock a differenziarle, perché appunto se mettete una vite lunga nel posto dove ci va una vite corta vi ritrovate che la vite spunta davanti. Viene su così tranquillissimamente. No, non ci sono viti interne, quindi ok. Si solleva questo laccetto in modo che così si è più sicuri. Qui ci sono due clip, ok? Si spostano indietro, ecco, per togliere la schedina. Si toglie il cavetto con delicatezza, poi qui c'è un altro cavetto, togliamolo, ed ecco qua. E la scheda se ne viene fuori. Questo lo possiamo mettere da parte. Allora, il chip che è responsabile di tutto praticamente il lavoro della dock è, aspettate un attimo che accendo il microscopio che non ci si vede niente. Allora, M92T55, ok? Questo è il chip che se si brucia questo fa smettere di funzionare la console, quindi sì, la dock, quindi non carica, non si accende, non manda nulla alla TV, quindi è morta, completamente morta. Questo è quello che genera tutta la corrente necessaria per far funzionare la dock, ed è questo qui in alto, ok? Quindi voi sì, ce l'avete sullo stesso piano, quindi togliete la scheda e voi ce l'avete qui. Questo qua in alto è il chip responsabile. Allora, adesso andiamo a prendere il microscopio.
Ok, aspettate un attimino che metto meglio le luci. Ok, eccolo qui. Avevo già provato a sostituirlo con un altro, ma non mi è andata bene perché anche quell'altra dock ha lo stesso chip bruciato. Quindi, ecco, come si vede ci sono già segni di lavorazione perché c'è il flussante e tutto il resto, perché è come l'ho lasciata io l'ultima volta che ci ho lavorato in sostanza. Ma adesso diamo un attimo di pulizia, alcol. Una spazzolata. Ecco qua. Si vede? M92T55. Eccolo qua. Questo è il responsabile di tutto il funzionamento della dock in sostanza. Ok, allora andiamo, mettiamo a fuoco di nuovo, diamo un po' di flussante su tutti e quattro i lati, andiamo ad accendere la stazione d'aria calda, andiamo ad accendere anche il saldatore che tra un po' ci servirà e andiamo a togliere questo componente bruciato. Questo quando è che capita? Capita quando magari si brucia l'alimentatore e manda corrente, capito? Una scarica elettrica alla dock. Oppure, che ne so, avete la Nintendo Switch con la porta danneggiata, capito? La mettete in dock, la porta danneggiata fa cortocircuito all'interno con la dock, quindi anche lì causa scariche elettriche dove non dovrebbero esserci. E cose così. Quindi fate sempre attenzione. Non credo che attaccare e staccare la dock possa causare questa tipologia di problemi. Però magari il cavo HDMI, anche lì, siccome sul cavo HDMI ci sono lo stesso voltaggi che corrono dentro al cavo, anche lì attacca e stacca magari dalla televisione, gli arriva dentro, si fulmina la televisione manda tramite il cavo HDMI una scarica elettrica anche alla dock, perché chiaramente la dock è collegata col cavo HDMI. Sono cose che si possono evitare? Più o meno, nel senso, se evitate di giocare con le vostre console in modalità fissa, diciamo, durante i temporali, questo chiaramente ve lo potete evitare. Vi evita la possibilità di bruciare accessori, componenti o console, insomma. Ok, ho cambiato lo stagno in modo che sia una temperatura più bassa, così riesco a lavorare meglio. Allora adesso cosa faccio? Prendo il chip e lo vado a preparare, perché molto spesso succede che quando si comprano i chip vengono ossidati, poi lo stagno non si attacca bene, quindi il chip non riesce a collegarsi correttamente alla scheda e voi magari andate a scervellarvi per capire come mai ancora la dock non funziona, quando magari è solo un problema di connessione dovuta all'ossidazione dei pad sul chip.
Ecco, fatto. Se invece li eh, andate a predisporre appunto questi chip qua per essere collegati in maniera migliore, in questo modo, andate a togliere l'ossidazione, potete essere più sicuri che il lavoro venga ehm, svolto con più successo. Allora, adesso io però il chip va con il puntino verso questo qua, c'è questo angolino qua, quindi questo triangolino qui deve andare con questo verso qua. E il problema adesso è che ho sporcato il chip con il flussante e non riesco più a capire per quale verso deve andare. Aspettate un attimo che pulisco. Ok, pulito. Adesso vedete, ecco, il puntino, il pallino deve andare in corrispondenza. Ok, mettiamolo lì così più o meno in posizione, poi lui andrà a posto da solo. Ok, adesso come vedete il chip è andato in posizione e adesso lo teniamo premuto, così scusate se magari non viene messo a fuoco l'immagine. Lo teniamo premuto mentre lo riscaldiamo. In questo modo lo stagno che è in eccesso al di sotto se ne viene fuori, come vedete è venuta fuori una pallina di stagno e il chip viene bello piatto sulla scheda, così siamo sicuri che abbia fatto ben contatto. Rimettiamo flussante fresco, andiamo a togliere queste palline che non ci servono, ripassiamo i lati in modo che siamo sicuri che lo stagno aderisca bene anche ai lati del chip. E ok, adesso come ultima cosa, qui ho visto che ho fatto un ponte prima, quindi lo andiamo a togliere. No, piano piano, è una zona piuttosto stretta, quindi è naturale anche magari, ecco, tolto il ponticello, qui c'è comunque tanto stagno, ecco, a posto. Così adesso non sono più attaccati insieme perché questi due qua non devono essere attaccati insieme, vedete che hanno due piste differenti, una va di qua e l'altra va di qua, quindi non deve esserci contatto fra le due parti, altrimenti non va, potrebbe bruciarsi di nuovo il chip. Ok, chip è bello pulito, bello installato, adesso andiamo a togliere il flussante, alcol, straccetto, puliamo bene dai residui. Diamo l'ultima spazzolata per raggiungere i punti difficili.
di nuovo con la straccetta. Ecco fatto. Ecco fatto. Perfettamente installato. Va bene. E allora andiamo a provarla. Qui abbiamo un alimentatore. Chiaramente alimentatori originali. Solo alimentatori originali funzionano qui. O alimentatori che riescano a fornire 65 watt di potenza, perché devono alimentare la dock, devono alimentare la Nintendo Switch e caricarla pure, quindi serve molta corrente. Andiamo a mettere l'HDMI. Adesso andiamo a prendere la nostra console di test che funziona correttamente e andiamo a vedere se mostra la luce. Allora, adesso la console è accesa, si vede. Ok, la andiamo a inserire. Ecco, vedete? La luce verde, c'è la luce verde e mi mostra anche l'immagine. Quindi di per sé la dock funziona. Ogni tanto sparisce l'immagine. Quindi presumo sia un discorso magari solo di pulizia. Sì, sì, sì. No, la dock funziona. Quindi la dock è stata riparata, quindi era questo qui il chip, come avevo già detto. Spegniamo questa console che purtroppo ha pure la ventolina danneggiata. Ogni tanto parte fa brr, brr, brr e basta. Non gira correttamente. Deve essere ossidata dentro. Comunque, ecco ragazzi. In sostanza, ecco, il video è tutto qua. Video che sarà piuttosto breve, immagino, una volta fatto editing. Il problema allora, come ho già detto, era questo chip M92T55. Quindi se avete problemi di dock che non si accendono completamente, cioè che non si accendono per niente, e il responsabile, il 99%, è lui. Quindi potete tranquillamente smontare la console, è facile, ci sono 8 viti, molto semplice, si alza il coperchietto, andate a misurare qua attorno, se vedete che c'è qualcosa di strano compratevi il chip, potete anche sostituirlo se ne siete in grado, altrimenti io sono sempre qui, se avete bisogno di riparazioni, come ho sempre detto, sono qui a disposizione, potete scrivermi, andate a vedervi i link in descrizione per potermi raggiungere. E se il video comunque vi è stato utile, lasciate un mi piace che fa sempre piacere, iscrivetevi per avere altre notizie, altri consigli utili per le riparazioni, se vi piacciono le riparazioni, se vi piace stare in mia compagnia, anche, perché no. Noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi, ciao ciao! Ah, un'ultima cosa, stavo pensando eventualmente di fare qualche live, ok? Live di riparazioni, live che chiaramente possono durare diverse ore, 1 o 2 ore, anche 3, dipende un po' da quello che devo fare, insomma. Se vi fa piacere e volete partecipare a queste live, fatemelo sapere. Se vi va di partecipare a queste live, perché chiaramente non è che mi metto in live se magari in un'ora ho solo, che ne so, una persona che mi guarda per 10 minuti, tanto vale. Non continuerò a fare i video in quel caso. Fatemelo sapere sotto nei commenti se vi va di vedere, di chiacchierare anche insieme, capito? Anche solo per appunto chiacchierare, condividere informazioni, chiedere informazioni per delle riparazioni che magari volete fare o altro consigli, insomma. Se vi va di passare del tempo insieme a me, insieme con una live, fatemelo sapere nei commenti e magari vedrò di organizzare qualcosa, tipo il sabato pomeriggio, la domenica, forse, ma durante la settimana è un po' più difficile, io ho solo la mattina libera praticamente, altrimenti poi è un caos. C'ho sempre gente che va, viene, la live potrebbe non venire, come si dice,
in maniera ottimale, cioè nel senso magari su un'ora di video ci sono solo 10 minuti di riparazione perché il mondo vuole chiedermi a destra e a sinistra di fare questo, di fare quello. Quindi ecco, magari mi prendo una mezza giornata, il sabato o la domenica per fare una live se vi va. Ecco, insomma, fatemelo sapere nei commenti. Va bene ragazzi, ora il video termina qui e noi ci vediamo in uno prossimo. Ciao ciao!